sveglia, sveglia, c'è un trailer, sveglia! Dobbiamo commentare un trailer. Dai, vieni! Eccoci tornati, salve a tutti nel mio canale Makoto. Vabbè, per chi non mi conosce, che magari si è imbattuto in questo canale recentemente, io tratto il cinema asiatico in tutte le sue declinazioni, come dico e ripeto molto spesso, però certo, se trovate più video su Hong Kong e le arti marziali è chiaro, perché ho una leggera predilezione per quel genere, però spazio abbastanza, sono sostanzialmente onnivoro, come dico spesso. Oggi torniamo finalmente a fare una trailer reaction, così che sono dei video anche così estemporanei, più carini anche per interagire tra noi. I film in particolare, le nuove produzioni scarseggiano perché chiaramente è l'estate, il Covid, quindi c'è sempre poco materiale, soprattutto poco materiale interessante. In questo caso è uscito questo Cloudy Mountain, parliamo del cinema di Pechino, quindi cinema cinese pieno, di questo regista Lee Jun, un film tra l'altro in uscita il 17 settembre, quindi adesso è imminente, 17 settembre, data da scrivere, quindi appuntatevi, è anche il mio compleanno, esatto, quindi se vi va. Fate l'elemosina per i poveri. C'è anche un link sotto il video in descrizione che vi porta a PayPal. Se volete fare una piccola donazione mi pagate una bevuta, ve lo dico da qui in poi fino a quella data, tanto chissà se ci rivedremo facendo le corna o no. Tornando invece a bomba sul trailer in questione, come ho detto, film catastrofico, anzi come non ho detto, film di stampo catastrofico, quindi preparatevi a tanti stereotipi del caso che avrete visto e stravisto. La sinossi parla di eventi climatici avversi, quindi il classico dei classici, in particolare durante la lavorazione di un tunnel in costruzione in una provincia cinese, dove vengono coinvolti durante appunto questi disastri naturali un padre e un figlio che dovranno salvare la popolazione locale. Lee Jun, questo regista che ho visto che si è affermato in particolare nella TV cinese, nel drama, quindi in parecchie serie di quello stampo, 3-4 film all'attivo, di cui ho visto che il più interessante si chiama TikTok. No, non è un film chiaramente sul popolare social, ma mi è sembrato curioso perché in questo film che ha realizzato nel 2016 era coinvolto Lee Jun-ja, che è un attore coreano, non dico il Robert De Niro, ma quasi un attore super famoso coreano che avete visto magari chi segue il cinema d'azione action, ne abbiamo parlato anche qui altre volte nel cinema coreano d'azione. Negli ultimi tempi l'avete visto in Deliver Us From Evil del 2020, se l'avete recuperato, o per esempio un altro film molto bello che ha fatto è The New World del 2013, inedito in Italia, però vi consiglio di recuperarlo se sapete l'inglese perché è un capolavoro. C'è anche l'attore di Old Boy, c'è tutta una serie di attori più famosi coreani. Poi c'era un altro film, The Housemaid, che ha realizzato, quello lo trovate in italiano anche in DVD, insomma un attore coreano pluriconosciuto coinvolto in questa produzione cinese, anche questa abbastanza stereotipata, anche con la solita situazione e le solite escamotage di disastri, problemi più grandi della norma, con due persone anonime che si dovranno trovare a collaborare e risolvere un problema. Comunque questo sembrava il suo film più di spicco, anche per questa collaborazione tra due popoli diversi, Corea e Cina. Qui torniamo a Cloudy Mountain, che proviamo a vedere il trailer e speriamo che le immagini siano un po' più entusiasmanti della trama che vi ho in qualche modo, o della sinossi che vi ho riportato. Qui c'è un inizio alla Mission Impossible 2, una citazione a John Woo. 爬坡的方向是县城，不仅覆盖县城，还会威胁到郊外的化工厂。洪一中，我们这边有他了， Ecco che iniziano i 都 problemi. 掉进去了。距离那个地下坑，听见没有？救援人员正在前往，跟我们走。 Fortuna. 我可以上去送炸药，我们能挽救很多人的性命。相信 Ecco, 我。 queste cose, queste sezioni di CGI posticcia non mi piacciono per niente, è un classico. 依法启动国家级响应。保护现场，由我来指挥。大可以出现。快走！
须活着！我必须跟我的兵在一起。Vabbè, chiaramente quel salto finiva sicuramente in extremis attaccato a un elicottero. Quante volte l'abbiamo visto una scena del genere con l'esplosione alle spalle? Beh, chiaramente sì, conferma tutti i vari dubbi su se ci fossero o meno stereotipi su questo tipo di storia. Vabbè, ci sono, ma è inevitabile, perché chiaramente vai a trattare una tipologia di storia che è quella che coinvolge in qualche modo un salvataggio, un avvento avverso, e quindi andiamo sempre in quei territori. La CGI, quindi in questo caso cosa vuoi commentare? Commenti soprattutto non i risvolti della storia, ma la parte tecnica. La regia non mi sembra niente di eccesso. La CGI non è, a parte qualche momento, non mi sembra proprio bruttissima, solo che chiaramente non è che va a creare, hanno ricreato delle fisionomie umane, stavano creando delle rocce, delle valanghe, queste cose sono abbastanza blande, ormai si riescono a fare anche abbastanza bene. E comunque la CGI, la computer grafica del cinema cinese, in particolare appunto quella di Pechino, non è da buttare. Ci sono dei film cinesi usciti anche negli ultimi tempi che hanno dimostrato che hanno un comparto tecnico anche da quelle parti non indifferente, che fa invidia anche agli americani, o che, insomma, a chi per noi è il punto di riferimento a livello tecnico. E per esempio questa trilogia, che da quanto ho capito è una trilogia, comunque da noi ne è uscito soltanto uno, si chiama L'eroe dei due mondi da noi, che non ha niente a che vedere chiaramente con Garibaldi, però da noi dobbiamo rinominare sempre tutto. E questo film fantasy per esempio utilizza una CGI molto molto buona, quindi a dimostrazione che quando vuole il cinema e l'industria cinese può utilizzare la CGI veramente bene, insomma, a servizio di un buon film. Qui, tornando a Cloudy Mountain, chiaramente tutto abbastanza dozzinale, non c'è niente di eccesso, non è molto raffinato, lo potete vedere, sembra il classico film dei cataclismi che abbiamo visto tante volte, soprattutto quelli di stampo orientale, quindi non aggiunge veramente niente. E non so se vuole in qualche modo anche esaltare la figura dell'uomo che deve combattere e delle forze speciali cinesi che riescono a vincere anche il cataclisma imminente. Comunque il salvataggio, l'atto eroico, vabbè, quello fa parte un po' in tutti i vari film di provenienza di questo stampo, quindi è un po' di retorica inevitabile. Comunque, a parte questo, fatemi sapere magari nella sezione commenti che ne pensate, se è l'ennesima sciocchezza e frivolezza da lasciar perdere, se capita. Comunque in imminente uscita, quindi la CGI non è che verrà migliorata, questo è come l'avete visto nel trailer e così rimarrà. Quindi vabbè, era tanto insomma per farci due chiacchiere e per vedere cosa offre il cinema orientale in questi giorni, nell'attesa di qualcosa di meglio. Ciao ragazzi! Mazza che vitalità che c'hai io.